Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia IT che mi piace e spero che piaccia anche a voi. In questa puntata andremo a parlare di una soluzione per poter gestire i nostri server, i nostri anche solo desktop computer o anche telefonini tramite una VPN open source, ma volendo c'è anche un servizio dedicato in cloud che però potete installarvi direttamente voi su una vostra macchina e poter connettere tutti i vostri dispositivi. Chiaramente è una soluzione un pochino più complicata rispetto a tante altre, alla classica OpenVPN, però presenta dei vantaggi. Andiamo a vederlo insieme. Il prodotto si chiama NetBiard ed è, a differenza di tante altre soluzioni, una private mesh network, quindi va a creare una rete VPN che ci permette di poter connettere tutti i nostri dispositivi uno a uno, e poi lo vedremo meglio che cosa vuol dire, perché magari questa spiegazione non vuol dire tantissimo, ok? Sotto il cofano di questa soluzione open source c'è chiaramente WireGuard, quindi il protocollo che viene utilizzato per incapsulare le vostre informazioni è WireGuard. Di che cosa abbiamo bisogno? In questo caso avremo bisogno di un'installazione di un server con Docker a bordo, un IP pubblico e un FQDN, quindi un nome di dominio vostro, e poi un insieme di porte da aprire, ok? Questo infatti ecco perché ho detto IP pubblico. Volendo potreste anche farne a meno dell'IP pubblico, ma dovreste avere la possibilità di aprire più porte, perché la comunicazione tra gli agent avviene su differenti porte, perché ci sono differenti servizi in gioco. Ok, l'avevo detto, non è una cosa semplicissima questa rispetto ad altre soluzioni e non va magari bene per tutte quelle situazioni un pochino più complicate. Che cosa ci permette di fare? Chiaramente, l'ho detto prima, ci permette di andare a poter collegare un insieme di server o container o quello che volete all'interno di una network che diventa piatta, cross, magari all'interno di altre network, e avere a disposizione tutte le vostre macchine sullo stesso piano, ok? Quindi vi create un overlay network che vi permette di gestire tutto, a differenza invece di come eravamo abituati una volta, punto punto, o comunque ideale per connettermi solo all'ufficio, ok? Questa è la grande differenza di una overlay network di questo tipo. Quali sono le feature? Come vedete ce ne sono veramente tante, tutte open source, quelle che vedete qua sopra. La principale, perché kernel WireGuard bene o male anche altre soluzioni la offrono, ma il fatto di poter semplicemente fare dei peer-to-peer connection tra i vari dispositivi è una cosa che fa principalmente NetBiard. Connection Relay Fallback è un'altra opzione che vi può essere utile in caso non potesse stabilire una connessione diretta tra i due server. NAT Traversal with BPF sono tutte dei protocolli particolari, ok? Che neanche io conosco benissimo, ok? Metto le mani avanti. L'altra cosa interessante è che c'è una interfaccia abbastanza semplice di gestione di tutta la vostra infrastruttura, e questo secondo me in un prodotto di questo tipo è fondamentale, perché altrimenti non ci capite niente. Auto peer discovery and configuration, anche questa è importante, fa parte appunto del peer-to-peer. IDP integration, perché essendo una soluzione non pensata per un laboratorio piccolo, ma pensata per scalare su ambienti molto complessi, abbiamo bisogno di un sistema di autenticazione, e quindi lui di base si appoggia a un sistema di autenticazione esterna. Infatti questo un po', perlomeno per il nostro caso è un po' una scomodità. Comunque vabbè, lasciamo perdere. Multi-user support va bene, single sign-on va bene perché è demandato al sistema IDP esterno, e poi tante altre feature sul mondo della sicurezza, perché potete creare anche delle regole ben precise
per poter far passare un determinato traffico tra un host e l'altro o tra network e altre, perché potreste avere più network all'interno dello stesso ecosistema utilizzando dei concetti di grouping, ok? Quindi vedete ci sono veramente tante opzioni. L'altra cosa carina è che ci sono gli agenti, quindi l'agente per poterlo sfruttare per il mondo Linux, Mac, Windows, Android, iOS, OpenWRT e Docker, ok? Quindi avete un insieme di soluzioni che in generale dovrebbero andare bene per tutti i casi, ok? Però qua appunto ci sono dei pro e contro, ok? E le vediamo dopo. Normalmente una VPN è rappresentata come la vedete qua in questa immagine, o perlomeno la classica infrastruttura network che dovrebbe mettere in comunicazione i vari utenti con le varie sedi o con i servizi X. Quindi come vedete c'è un insieme di tecnologie, quindi un firewall, c'è il NAT in mezzo, c'è comunque una VPN da mettere sopra, ci sono i certificati della VPN, c'è da configurare gli utenti della VPN, fare dei security group, eccetera. Capite che in alcuni contesti può diventare molto complicato anche fare una semplice VPN, ok? Ed è proprio in questa situazione qua che NetBuyer cerca di dare una risposta. E per dare una risposta cosa fa? Va a creare appunto una rete sovrastante che vi permette di gestire tutte queste complicazioni, quindi le autorizzazioni, gli utenti, le regole, chi vede che cosa, eccetera, va a trasformarle in un unico canale, ok? Gestibile poi con l'interfaccia web. Noi eravamo abituati in installazioni semplici o comunque fino a poco tempo fa a lavorare invece con un concetto di VPN di questo tipo. Abbiamo il nostro VPN server, immaginate un OpenVPN, magari che viene erogato da pfSense o da qualche altra soluzione di firewall, e i miei client che si connettono centralmente al mio VPN server. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il traffico che parte da questa macchina dovrà sempre passare tramite il VPN server per arrivare alla macchina qua sotto Windows e così via. Oppure per uscire su internet, se le regole lo permettono, comunque tutte le macchine dovranno passare sempre dal collo di bottiglia del VPN server, e capite che in questi casi qua le performance non sono il massimo e vengono comunque tutte buttate dentro su questo povero VPN server. Quindi questa macchina, se ha tanti client, dovrà essere carrozzata abbastanza bene per reggere tutte le richieste. Ed è questo il vantaggio invece di avere, cioè questo è quello che si vuole andare a risolvere sfruttando invece il concetto di meshed. E per ottenere il concetto di meshed, in NetBuyer hanno realizzato questa architettura che comunque verrà deployata quando ve la installate sulla vostra macchina. In pratica l'obiettivo è appunto di avere il peer A e il peer B che non passano tramite un server centrale, ma che siano in grado di parlare e stabilire una connessione sicura, prima di parlare, tra di loro, e quindi sfruttare la loro banda per fare le comunicazioni. Per ottenere questa situazione qui, questo dialogo, chiaramente abbiamo bisogno, va bene, di un WireGuard, va bene, quindi un server WireGuard, ma ci sono un insieme di altri servizi, il Signal, lo Stun, Turn, che teoricamente in Linux sono la stessa cosa, perché viene fatto dalla stessa parte di componente. E che cosa va a fare? Va a fare una specie di arbitro, ok? Un arbitro che sta in cloud e dice ok, questo vuol parlare con quell'altro, ok, mettiamoli in comunicazione. Avete bisogno di comunque un oggetto esterno che faccia da coordinatore delle varie richieste di creazione VPN tra i vari peer. In più abbiamo la questione dell'identity provider, quindi quello che ci permette di loggarci all'interno dell'interfaccia di NetBuyer o comunque gestire gli utenti. In questo caso esterno, loro l'hanno pensata così e va bene così. Quindi andiamo a vedere però anche
quali altre soluzioni ci sono nel mondo delle VPN open source, perché chiaramente NetBIRD non è l'unica. Un altro competitor molto simile a NetBIRD è NetMaker, veramente molto simile perché ha le stesse funzionalità. Manca di alcune cose, forse l'interfaccia grafica non è proprio così semplice, i client sono disponibili solo per i sistemi operativi principali, mi sembra che manchi per Android e anche iOS, e a questo punto ho detto proviamo invece NetBIRD, che sembrava un pochino più avanzato. WireGuard invece è la tecnologia sottostante che non vieta a nessuno, no, di utilizzarla tutti i giorni. Infatti io fino ad oggi ho usato WireGuard come servizio server e client all'interno dei miei PC o server. Quindi non è che per forza avevo bisogno di NetBIRD e tutta la cosa intorno, ma effettivamente in alcuni contesti può semplificare molto la vita l'utilizzo di NetBIRD. OpenVPN invece è la soluzione classica centralizzata di VPN che conosciamo praticamente tutti, e poi ci sono altre due possibilità. Quindi se non vi volete incasinare la vita con NetMaker o NetBIRD perché forse è un po' troppo complesso per quello che vi serve a voi, ci sono due soluzioni. Una che sembra molto interessante, WireGuard Easy, che è un pacchettone unico che ingloba WireGuard server e un'interfaccia di gestione, tutto all'interno dello stesso contenitore Docker, oppure WireGuard UI, che invece è solo una GUI sul motore WireGuard, ok? Quindi se uno dovesse proprio testare qualcosa, io partirei da WireGuard Easy perché è un pacchettone unico e vi dà sia la VPN che l'interfaccia di gestione. A questo punto andiamo a vedere però come installare il tutto. Ed è qui che casca l'asino. Sono partito bello pompato perché l'installazione era veramente una stupidata, e lo vedete qua, quindi dovete andare sulla vostra macchina che ospiterà NetBIRD, e per farlo seguite la guida online, ve la farò vedere tra un attimo. Dovete solo dirgli qual è il vostro FQDN che avete scelto, che va a puntare al vostro server, e quindi qua andate a sostituire il vostro FQDN, e poi viene lanciato uno scrippettazzo che va a installare tutti i container Docker che ci permetteranno di utilizzare NetBIRD. Tra cui questi container Docker, ed è qua che dicevo che è un po' il sistema di autenticazione esterno è stato fatto con Zitadel, che è un sistema alternativo per gestire gli account, ed viene proprio installato a parte, ok? E qui su questo prodotto teoricamente potremmo fare una discussione molto complessa anche a parte, perché è proprio un prodotto piuttosto complicato a parte, però per l'installazione è stata semplificata, quindi per voi non vi cambierà la vita. Lanciate questo comando e vi guiderà lui su come iniziare a utilizzare NetBIRD. Quello che invece mi ha fatto incasinare di brutto, che ci ho perso un paio di ore questa mattina, è invece l'installazione dell'agente con Docker, che seguendo le indicazioni che ci sono nella guida e comunque anche nel wizard quando parte il prodotto, no, non sono funzionanti, o comunque non sono per tutti, e soprattutto per me. Okay? Il primo problema è questa secret, okay? Che non c'è scritto da nessuna parte se non nella documentazione, in un piccolo trafiletto, dove cavolo trovarla, ma soprattutto sui parametri invece delle capabilities che dovete dare a Docker, allo specifico Docker container di NetBIRD, altrimenti non funziona, cioè parte però non passano i pacchetti e non va niente. Quindi occhio a queste specifiche opzioni, perché senza di queste non funziona, ok? Quindi è importante tenerlo ben presente. Quindi andiamo a provare a installare sulla mia macchina che mi sono fatto qua il nostro NetBIRD e lanciamo il comando seguendo le loro indicazioni. Qua fate attenzione che mi sono messo il mio FQDN perché me l'ero spillato in precedenza, lanciamo il tutto e lui andrà a installare il Docker Compose di tutte le componenti utili per il prodotto.
Ci mette un po' perché appunto va a installare sia la parte Citadel ma anche la parte NetBird, quindi fa quello che deve fare, fa le sue verifiche, ci mette qualche minuto, però neanche più di tanto, è abbastanza veloce. Sappiate che Citadel è sempre un prodotto open source, volendo è possibile anche sostituire Citadel con Authenticator, che è un'altra soluzione IDP sempre open source che è molto famosa, un pochino più di Citadel, perché tra l'altro volevo anche presentare, però poi mi sono schiantato su alcuni problemi e quindi la mia idea di utilizzo di Authenticator non era proprio quella corretta, o perlomeno non funzionale allo scopo. Nel frattempo sta installando e quindi vi farei vedere intanto dalla GUI, anzi dal browser, la pagina di GitHub di NetBeard, dove chiaramente c'è spiegato tutte le varie funzioni, un po' i principi, e la cosa importante è quello che vi dicevo prima, l'apertura delle porte. Vedete che qua vi chiede di aprire un insieme di porte TCP e UDP, quindi fate attenzione, capite se potete utilizzare un IP pubblico o dovete andare di port forwarding verso la macchina su cui avete installato NetBeard. Esiste un'altra guida sempre sul loro sito ufficiale docs.netbeard.io dove c'è l'installazione velocizzata in 5 minuti, la quick install, e forse è meglio andare con la quick install perlomeno per la prima volta, perché altrimenti vi incasinate la vita tra tutte le varie cose che bisognerebbe fare sui vari componenti. Torniamo a vedere se ha finito l'installazione. L'installazione è finita e qua vi dice ok, puntate sul vostro browser verso questo indirizzo sfruttando queste due informazioni, quindi lo username e la password di default che sono state create. Quindi andiamo qua nella GUI, quindi mi posiziono qua, vado qua dentro e adesso vedete mi chiederà il mio utente. Vado a prendere il mio utente dalla console, ok, allora lo copio, arrivo qui, admin, via. Adesso mi chiede la password. Tutte queste cose che sto facendo non provengono da NetBeard, ma da Citadel. Infatti lo vedete qua sotto. Quindi questa parte qua viene inizialmente gestita da Citadel. Qua mi chiede, volendo, l'autenticazione a 2 fattori tramite Google Authenticator o quello di Microsoft, eccetera. Io adesso la skippo e invece vado a cambiare la password e metto una password che mi piace a me, tanto per fare una prova, ok? E andiamo a creare il mio utente. Quindi a questo punto, una volta creato l'utente, il Citadel ci porterà invece alla dashboard di NetBeard. Quindi attendiamo, via, facciamolo switchare sulla GUI di NetBeard e come prima cosa qua vi chiede, ok, vuoi aggiungere un nuovo peer alla tua VPN? Teoricamente ti direi sì. E se io faccio add peer, qua mi propone già come fare a installare su Linux, Windows, macOS e Docker, ok? Peccato che, come vedete qua parla di una setup key, ok? Dove cavolo è sta setup key? E la setup key la trovate qua dentro nella dashboard, ok? Si vede? Spero di sì. Setup key. Non ci sono setup key, quindi io vado a creare una setup key, quindi una specie di token per poter poi autenticare il mio client. Qua conviene sempre dare al nome a questa key un nome che sia significativo. Io ci metto Docker VM perché voglio darla a una macchina che più o meno si chiama così. Volendo posso riutilizzare lo stesso token per agganciare altre macchine. Vi conviene? Dipende dai casi, se in base al fatto che volete fare una cosa semplice o meno. Nel mio caso meglio di no. Quanto dura questo token? Quindi può durare da 1 a n giorni, qua di default è 7 giorni, e poi dove lo metto? Lo metto, in questo momento non abbiamo tanti gruppi, ma volendo posso creare un gruppo al volo e lo metto nel gruppo Office, ok? E faccio create setup key.
Lui crea la setup key, a questo punto mi devo salvare questa setup key da qualche parte perché poi altrimenti non avrò modo di recuperarla, e quindi me la salvo sul mio notepad, che voi non vedete ma sappiate che l'ho fatto. Salvo e vedete che viene disponibile qua, ok? Questa key viene qua. A questo punto andiamo a provare a installare l'agente su una macchina Docker, ok? Quindi io mi prendo il mio comando di installazione del Docker container e, come vedete qua dalla console, abbiamo messo tutte le informazioni che vi avevo fatto vedere in precedenza. Questa è la key che mi sono tirato fuori prima, e lanciamo il nostro Docker container. Vediamo un po' cosa succede. Verrà lanciato in foreground, ok? Quindi se volete metterlo in modalità background, lanciate il Docker con il -d qua davanti, però come vedete adesso sembra che tutto funzioni abbastanza bene. Quindi qui è partito, ha riconosciuto e qua gli è stato dato un IP. Se io vado nella GUI, torno nella GUI, andiamo nella GUI e andiamo a vedere cosa è successo. Vedete che il token che mi ero tirato fuori è stato cancellato perché è stato utilizzato dalla mia macchina, e andiamo su peer. E come vedete qua nei peer mi tira fuori la mia macchina che ho appena creato, quindi mi dice qual è l'IP, volendo mi fa vedere anche qual è l'IP pubblico da cui sta uscendo, e qua mi dice i gruppi a cui è agganciata. Di default i gruppi forniscono le ACL, quindi che cosa può passare all'interno di quella specifica network. E dove andiamo a verificare queste cose? Sotto Access Control, Policy, e come vedete c'è una default policy che fa un permit all, quindi fa passare tutto dove, andiamo a vedere nel dettaglio, policy, quindi source, gruppo all, destination, gruppo all, tutti i protocolli, e quindi fa passare tutto. Questo va bene perché per adesso non vogliamo complicarci la vita, ok? Quindi se uno vuol fare qualcosa di più sofisticato può utilizzare questa parte qua di policy e si crea le policy che più preferisce per limitare i vari protocolli, ok? Tra macchina e macchina o tra gruppo e gruppo. A questo punto andiamo a mettere però un altro client, e quindi questa qua la chiamerò AIVM perché era una macchina che usavo per fare degli esperimenti di AI. Quindi faccio create, ma la metto comunque anche nel gruppo Office, mi copio il mio token e lo vado a mettere qua nel notepad in modo tale che poi lo riutilizzerò quando mi serve. Ok, scusate se ci metto un po'. Ok, quindi qua switcho nella console e vado sull'altra macchina, lancio anche qua il comando ma con il token differente e vediamo un po' cosa succede. Qua vedete che mi ha assegnato un nuovo IP e adesso notate una cosa, guardate qua, connected to peer X, endpoint address, no? E mi ha messo un IP. Quindi cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che entrambi i peer si stanno parlando tra di loro, ok? Quindi hanno stabilito una connessione diretta tra di loro, quindi non passa più tramite il mio server NetBIRD, ma possono dialogare tra di loro perché hanno stabilito una connessione sfruttando le funzioni di NetBIRD. Quindi in questo caso le due macchine sono raggiungibili facilmente. Scusate, vediamo se trovo un SSH disponibile. Tutte le volte quando uno vuole fare qualcosa velocemente non la fa. Ok, e andiamo a vedere magari se effettivamente riusciamo a collegarci o pingare i due IP che abbiamo appena creato. Quindi io vado a pingare dalla macchina AI, vado a pingare questo qua. Andiamo a pingare questo qui, track, ok. E in effetti vedete sta funzionando. Volendo posso fare chiaramente anche altri comandi, non so, SSH vediamo, ok, posso fare anche SSH e la comunicazione è stabilita. Andiamo a vedere nella GUI che cosa adesso vediamo.
e chiaramente il token è stato utilizzato. Andiamo a vedere nei peers e qua vedete che ci sono i 2 peer con le loro proprietà. Volendo da qua potete anche andare a cambiare alcune informazioni e per esempio il nome, perché qua voi potreste anche chiamare direttamente tramite il DNS name che vi fornisce il NetBuyer, ok? L'altro peer. Se invece volessimo andare a vedere e creare degli utenti con Citadel, qua nella guida vi dice di andare su questo specifico URL, ok? Quindi da qua noi andiamo a mettere il mio URL e ci troviamo dentro Citadel, chiaramente con l'utente admin che avevamo creato in precedenza, e qua, come potete notare, adesso verrà fuori tutto un pannello dedicato per creare gli utenti, creare i gruppi, eccetera. Però è molto complicato, ok? Quindi questo è praticamente un tutorial a parte. Detto ciò, potete anche iniziare a utilizzarlo con un unico account, tanto quello che è veramente importante è creare i token e autenticare i vari server. Poi eventualmente vi spostate e cercate di capire anche come funziona Citadel per creare eventuali utenti che debbano per forza di cose entrare all'interno di NetBuyer a gestire qualcosa o crearsi dei token loro. Quindi a questo punto, tirando le somme, è una soluzione molto interessante, non è semplicissima, non è probabilmente alla portata di tutti, però ha dei vantaggi notevoli perché vi permette di creare un'infrastruttura di networking piuttosto complessa in poco sforzo dopo che avete capito come setuppare il tutto. Detto ciò, ragazzi, scrivetemi nei commenti se magari potevo dire qualcosa in più o vi servono qualche informazione più di dettaglio e anche se vi è piaciuto il video. E quindi mi raccomando, mettetemi un bel pollicione in su e ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Grazie mille, buona settimana a tutti, ciao!